Accendiamo il nostro bimbi. I primi passaggi da fare quando attiviamo per la prima volta il bimbi sono quelli di eventualmente fare degli aggiornamenti se il bimbi ce lo richiede, perché gli aggiornamenti arrivano automaticamente dall'azienda, collegare il bimbi alla nostra wifi di casa o utilizzare il nostro cellulare per fare l'hotspot e entrare sulla piattaforma Cookidoo. Ok? Il bimbi si sta collegando alla linea di casa, ok? E andiamo sulla schermata dove noi possiamo andare a trovare le ricette che vogliamo utilizzare, le ricette che abbiamo già cucinato o quelle che abbiamo salvato. Al momento noi non abbiamo nulla, quindi andiamo sulla nostra Cookidoo, quindi torniamo da questa parte, ci si apre la piattaforma e oggi andremo a preparare un impasto per pane veloce, un risotto e dei bocconcini di pollo. Quindi andiamo qui e cerchiamo la ricetta che vogliamo realizzare. Impasto per pane veloce, andiamo su cerca. Allora, abbiamo scritto impasto per, non serve che finiamo di scrivere tutto, ci apre tutte le voci che contengono la scritta impasto, invece andiamo a selezionare impasto per pane veloce. Andiamo sui tre puntini e possiamo salvarci la ricetta in oggi cucino, nel segnalibro, oppure aggiungerlo alla lista della spesa. Noi ce lo andiamo a mettere su oggi cucino e uscendo da questa schermata e torniamo sulla casetta, scorriamo, scusate, e vediamo la mia settimana e io troverò alla data di oggi la ricetta che ho selezionato. La posso aprire e mi trovo la ricetta da eseguire in automatico sul bimbi. Avrò tutti i dettagli della ricetta, potrò scegliere le porzioni, quindi posso scegliere se fare un impasto per un pane più piccolo o più grande. Possiamo lasciare 10, se mettiamo 20 ad esempio vi faccio vedere che si praticamente riproporzionano tutti gli ingredienti di questo impasto in automatico, ok? Noi andremo a fare la ricetta che ci esce di base e abbiamo gli ingredienti riproporzionati per la nostra ricetta. Iniziamo la ricetta e ci chiede 100 g di frutta secca, salame, ma noi possiamo personalizzarci la ricetta scegliendo quello che vogliamo mettere, quindi mettiamo i nostri semini. Quindi pesiamo 100 g, la bilancia del bimbi è molto sensibile, pesa 1 grammo alla volta, quindi andiamo a metterci i nostri 100 g di semini, andiamo avanti, ce li farà, posizioniamo il coperchio con il misurino e andiamo a velocità 5, così come è scritto sul bimbi. Andiamo avanti e trasferiamo in una ciotola e teniamo da parte. Trasferiamo i nostri semini frullati nella ciotolina e li teniamo da parte. Ok? Lasciamo qui e proseguiamo. Andiamo avanti. 120 g di latte. Andiamo avanti. Mettiamo 15 g di lievito fresco, va bene anche se abbiamo il lievito congelato o se utilizziamo il lievito in polvere. Nel caso la bustina di lievito in polvere sono 7 g, noi ne metteremo comunque la metà. Quindi andiamo a mettere il nostro lievito, grammo più, grammo meno, non importa. Ok, va bene anche 14 grammi. Andiamo avanti, mettiamo 15 g di olio di semi. L'abbiamo messo di più ma non importa perché mettiamo più farina, un uovo, 25 g di zucchero, ma noi ne mettiamo un po' meno di zucchero perché altrimenti verrebbe un pane troppo dolce, proprio perché lo andiamo a fare aromatizzato con i semi che sono tendenzialmente salati. Andiamo a posizionare il nostro misurino e adesso porterà a 37 gradi per sciogliere sia lo zucchero che il lievito. Abbiamo finito di sciogliere il nostro lievito con lo zucchero ed ora andiamo a inserire
la farina Manitoba 290 grammi, ne abbiamo messo un po' di più perché come avevamo fatto prima avevamo messo un po' più olio. Andiamo avanti, mettiamo un po' di sale, mezzo cucchiaino, un pochettino. Andiamo avanti, riposizioniamo il misurino e adesso andremo ad attivare la funzione spiga, che è proprio quella funzione che va ad impastare. Nel frattempo il bimbi ci dice che possiamo andare a preparare la nostra teglia con la carta forno. Prendiamo la teglia, mettiamo la nostra carta forno all'interno della teglia e la teniamo da parte. Andiamo avanti, cioè restano 7 secondi. Adesso ci fa inserire i semini che noi abbiamo tritato in precedenza. Li andiamo a inserire all'interno dell'impasto. Andiamo avanti, riposizioniamo il misurino e andremo a impastare per altri 30 secondi. Impasto, e adesso trasferiamo il nostro impasto sul piano di lavoro per andarlo a compattare. Vi faccio vedere, noi capovolgiamo il nostro boccale, giriamo un pochettino, capovolgiamo il nostro boccale, giriamo il gruppo coltelli e andiamo a vedere che noi abbiamo il nostro impasto completamente staccato dalle lame. Lo compattiamo un pochettino con le mani, raccogliendo tutti i vari semini che abbiamo intorno, e lo andremo a trasferire nella nostra pirofila con la carta forno. Nel frattempo che noi abbiamo lavorato l'impasto, il bimbi adesso ci farà fare il lavaggio del boccale, perché con questo bimbi noi abbiamo l'autopulizia. Allora, abbiamo messo l'acqua nel boccale e andiamo a fare l'autopulizia semplicemente con un po' di acqua. Mettiamo il coperchio, rimettiamo il nostro misurino, andiamo avanti e ci fa fare il lavaggio per l'impasto. Nel frattempo noi abbiamo preparato la nostra pagnottella con i semini. Andiamo a vedere nell'anteprima, mentre il bimbi lavora, quello che noi possiamo fare. Quindi abbiamo fatto il filoncino e lo trasferiamo come abbiamo già fatto nella nostra teglia con la carta forno, e possiamo spennellarlo con un po' di latte se vogliamo, ma possiamo anche farne a meno perché questo con i semini viene meglio così. Aspettiamo che finisce il lavaggio per andare ai passaggi successivi, dove utilizzeremo il bimbi sensor, che è la nostra sonda da cucina, che ci permetterà di arrivare al punto giusto di cottura del pane senza andare a fare le prove e la verifica nel forno. Ok, abbiamo finito il nostro lavaggio, quindi andiamo avanti con i passaggi, quelli che abbiamo già visto prima, e abbiamo steso il nostro pane. Andiamo a svuotare il boccale, vi faccio vedere come comunque l'acqua è pulita, abbiamo già tolto tutto l'impasto dalle lame. Questo è il risultato finale del nostro boccale lavato e continuiamo la ricetta. Andiamo avanti. Adesso ci dice di inserire il bimbi sensor nell'impasto, e sul bimbi abbiamo comunque il video di quello che c'è, le istruzioni per come andiamo a inserire la sonda nel pane. Ok, ci fa vedere che la sonda va inserita fino a un segno che è proprio sulla sonda. Andiamo a chiudere il video, andiamo avanti, inseriamo la sonda nell'impasto, ok, e facciamo invia. Noi adesso vediamo sul nostro bimbi che la sonda ha comunicato che l'impasto all'interno ha una temperatura di 27 gradi. In fase di cottura, quando il nostro impasto nel cuore raggiungerà i 92 gradi, il bimbi ci suonerà e ci dirà che possiamo tirare fuori l'alimento dal forno. Il tempo indicato 45 minuti è per la temperatura che c'è adesso all'interno. Aumentando la temperatura il tempo diminuirà. Quindi procediamo, andiamo avanti e inforniamo a 180 gradi il nostro pane e attendiamo che suoni il nostro bimbi.
Abbiamo inserito il nostro pane in forno. Quello che vi volevo far vedere, quando noi mettiamo il pane in forno possiamo procedere con un'altra ricetta, perché il nostro bimbi sensor comunque resterà attivo ugualmente e ugualmente ci segnerà la temperatura, quindi anche se noi usciamo dalla ricetta, a fine cottura il nostro bimbi suonerà lo stesso. Prendiamo il nostro pane dal forno ed ecco la nostra pagnotta. Allora, abbiamo sfornato il nostro pane, andiamo a togliere la sonda come vi avevo detto prima per far vedere la cottura perfetta del pane e andiamo a tirare fuori la nostra bella pagnottella che andiamo a tagliare e vi faccio vedere quanto è bello il nostro pane. Guardate che bello, morbido all'interno con la bella crosticina fuori, e adesso ce lo mangiamo.